Ciao a tutti, sono Nicola e benvenuti nel mio canale. Se non vi siete già iscritti, mi raccomando, iscrivetevi sotto. Nella pillola di oggi parleremo di come salvare e memorizzare dati sensibili nel proprio smartphone. Alcuni esempi di dati sensibili sono password, PIN delle carte di credito, PIN dei bancomat. Ma prima, sigla! Ciao a tutti ragazzi, con questo video continua la nostra carrellata di consigli su software PC e app smartphone utili per una corretta gestione personale. Vediamo assieme dunque alcune possibili soluzioni dove possiamo memorizzare e salvare annotazioni e dati personali, mantenendo il tutto ovviamente sincronizzato tra computer e smartphone. Nel web è possibile trovare molti applicativi che offrono la possibilità di memorizzare testi, immagini, note, numeri, password e PIN. Sì, avete capito proprio bene, password e PIN. Infatti, se anche voi fate parte del nutrito gruppo che salva le password e i PIN delle carte di credito o del bancomat nella propria rubrica del telefono, pensando che nessuno lo sappia, questo è il video giusto da seguire. Per quanto riguarda i PIN delle carte di credito o i bancomat, oramai le banche stanno cercando di informare la clientela e stanno introducendo nei loro stessi applicativi delle soluzioni per rendere maggiormente sicura la memorizzazione delle informazioni. Ma purtroppo oramai il mondo è un insieme di password e codici da ricordare e non sempre c'è una soluzione comoda e valida per tutto. In questo ci vengono in aiuto una serie di applicativi nati con scopo generico di memorizzazione. Mi riferisco quindi a OneNote, di cui oggi parleremo, ma anche di Evernote, Laverna, Simple Note, Google Keep e sicuramente molti altri che ora non ho elencato. Nello specifico, questi applicativi offrono soluzioni di memorizzazione di informazioni e condivisione delle medesime con altri dispositivi o persone. Quindi, se memorizziamo qualche dato mentre lavoriamo al PC e abbiamo un account registrato, possiamo facilmente trovare i dati sincronizzati anche nel nostro smartphone o nel computer di lavoro. Come esistono servizi cloud quali Dropbox, Omega o Google Drive o SkyDrive, di cui magari parleremo in una prossima pillola, esistono anche servizi cloud focalizzati nella condivisione di note e contenuti e non solo di file. Essenziale è ovviamente avere un account registrato. Nel nostro caso specifico, OneNote è un applicativo di casa Microsoft e dunque richiede un account Microsoft. Per chi fosse contrario ad appoggiarsi a servizi di grosse aziende, consiglio di dare comunque uno sguardo a Laverna. Laverna attualmente è disponibile in versione stabile solo per PC, però è in rilascio e già in beta una versione per Android e dunque può essere una valida alternativa alle big company in quanto è un progetto open source gestito da una comunità. Ma focalizziamoci ora su OneNote. Vediamo rapidamente come è strutturato, ma soprattutto vediamo come poterlo sfruttare per memorizzare dati sensibili sia su PC che su smartphone. Innanzitutto, come potete notare, io ho già collegato il mio account, come si evince dal nome mio in alto a destra. È il passaggio essenziale da eseguire per tenere i dati sincronizzati tra più dispositivi. Vediamo inoltre che OneNote, in pieno stile casa Microsoft, ricalca molto Word e gli altri applicativi della suite Office per quanto riguarda i comandi e i controlli su testo. OneNote, nel dettaglio, ragiona a blocchi di appunti, a cui possiamo accedere facilmente sulla sinistra. Ogni blocco di appunti è inoltre caratterizzato da varie sezioni. Come state vedendo voi attualmente, le varie sezioni sono lavoro gestione, personale, fiere e corsi, eccetera. Ogni sezione poi è caratterizzata a sua volta da un insieme di pagine. Non vuole essere oggetto di questa pillola fare assieme un corso su OneNote e dunque vi mostrerò ora cosa possiamo fare per ottenere una sezione criptata e completamente sicura. Solo voi o il vostro dito, in caso abbiate un sensore di impronta sul cellulare, avrete accesso alla sezione criptata. Creiamo dunque una nuova sezione e possiamo chiamarla privata banalmente. In questa nuova sezione andremo ad aggiungere una nuova pagina che è già disponibile in automatico perché appena creiamo una sezione si crea subito una pagina vuota. Possiamo scrivere password e codici. Ora qua all'interno possiamo segnare tutte le nostre password, tutti i nostri codici. Una volta che abbiamo segnato un codice, il sistema in automatico lo salva, quindi in realtà se noi chiudiamo il nostro applicativo
le password e quanto abbiamo già inserito vengono salvati in automatico e se abbiamo inserito anche un account il tutto viene sincronizzato online qualora il dispositivo fosse connesso a internet. Ma quello che finora abbiamo fatto è stato semplicemente inserire nell'equivalente di un documento Word tutte le nostre password, tutti i nostri username in chiaro. Il passaggio successivo e ulteriore che dobbiamo fare è andare a rendere sicura questa pagina. Dobbiamo cliccare col destro nella sezione, selezionare Proteggi sezione con password e apparirà quindi un menu sulla destra dove possiamo andare a impostare password e tutto. Ecco, l'unica cosa importante poi è non dimenticarsi l'unica password che andremo a utilizzare in questo punto, perché questa sarà poi la chiave d'accesso a tutte le altre password e a tutti i dati criptati che vogliamo tenere sicuri. Per chi fosse un po' avvezzo di informatica, la protezione che andiamo a introdurre è una criptazione AES-128. Diciamo che non è propriamente l'ultima tecnologia sul mercato, ma è comunque molto valida e molto robusta. Se vado dunque, nel mio caso, a impostare una password, posso immettere la password e inserisco. Poi è interessante perché ci saranno anche delle opzioni per andare a gestire come OneNote si blocca, nel senso si blocca dopo tot minuti, si blocca la chiusura del programma, sono ulteriori step di sicurezza che possiamo andare a gestire e impostare per personalizzare completamente la nostra area sicura. Ma andiamo ora a vedere come quanto finora fatto sul PC si traduca poi nello smartphone. Ho avviato anche qui l'applicazione di OneNote. Mi ritrovo quindi il mio blocco appunti, a cui all'interno ho tutte le mie sezioni che avevo già precedentemente creato, più la nuova sezione che abbiamo precedentemente creato al PC, a cui posso accedere. In questo caso è la prima volta che ci accedo, quindi l'applicazione mi impone di inserire la password, quindi digiterò la mia password e sblocco. Qui mi ritrovo la sezione che ho creato precedentemente, con le mie password segrete e tutto quanto. Dalla successiva volta potrò accedere a questa sezione semplicemente con il fingerprint, se il nostro cellulare lo supporta. OneNote è dunque una valida soluzione per tenere al sicuro i nostri dati sensibili ed averli sempre aggiornati in tutti i dispositivi in nostro possesso. In descrizione trovate i link agli store Google e Apple. Su Windows 10 invece è un'applicazione già inclusa nell'installazione di base. Bene ragazzi, spero vi sia piaciuto il video. Se lo avete trovato utile ed interessante, mi raccomando lasciate un like. Se non vi siete già iscritti, inoltre, iscrivetevi sotto. Per il resto, alla prossima pillola!